l'audio la signora Tannenbaum. Vede nella Open Medicine Foundation una speranza che i cosiddetti millions missing, come li chiamiamo noi, i milioni di scomparsi, che sono i pazienti che non possono avere una vita attiva, possano di fatto tornare alla vita attiva. Dunque, allora adesso è il tempo di sistemare l'audio alla signora Tannenbaum, passo il microfono alla sua interprete e buon ascolto. Perdonate gli errori che già so che farò, però vabbè. Thank you all for coming. It's really exciting to be here, and I apologize for not knowing Italian, and I thank you so much to Valentina for translating, and I will try to talk slow and then she'll translate after I speak. Ok, prima di tutto vorrei salutarvi tutti, ringraziarvi per essere qui. Sono molto emozionata di esserci, mi dispiace di non parlare bene italiano, ci sarà la mia interprete che sta facendo già un ottimo lavoro. So first I just want to thank Dr. Torelli. It was an excellent talk and described so much of the symptoms and the proper way to diagnose that I really would like Dr. Torelli to train all the doctors in every country, including the United States, because people need to understand what this illness really is and to know that it exists. And I want to thank Yara and Paola for organizing this whole thing, and all the organizers and the volunteers. Thank you so much for doing this. Volevo ringraziare il professor Tirelli per aver parlato appunto della malattia, per aver stimolato così tanto anche la conoscenza della malattia. Vorrei che ci fosse un professor Tirelli un po' ovunque per formare i medici e per diffondere informazioni sulla malattia. Vorrei anche ringraziare le associazioni che hanno organizzato questo evento. Non vado troppo a lungo. So before I begin, if I may, I'm going to be giving a research update of some of the research projects that we're doing. But I'd like to know in the audience, how many of you are patients that are affected with ME/CFS? Adesso andrò un po' più nel dettaglio nella ricerca. Prima di tutto volevo sapere quanti pazienti ci sono qui in questa sala. Quanti pazienti? Thank you. And how many are parents and caregivers and Quanti genitori o chi si prende cura dei malati? Thank you. And how many are doctors, physicians that are seeing patients? Quanti medici? Thank you very much for coming. Grazie. And Grazie di essere journalists, venuti. I understand we have a group of journalists that are here. Wonderful. Ottimo. Thank you. And all those Grazie. also who came. Thank you so much for coming. I wanted to see who's here so I can talk to you and we can all have the same take-home message. Vorrei che andassimo tutti a casa con lo stesso messaggio. So in the United States we call it ME/CFS, and I won't need to go into the name because it's been really described, but we all call it ME/CFS. The CDC, the Centers for Disease Control, now calls it ME/CFS. Ecco, negli Stati Uniti la chiamiamo ME/CFS. As you know, it can hit anybody at any time. And for those of you that are not familiar with this, it can be sudden or it can be many different triggers. Our own daughter got it when she was 16. She was fine at 8 o'clock in the morning, and at 8:20 she was sick, and she's been sick for 11 years now with this illness. Ecco, questa malattia può colpire in qualunque momento. Mia figlia è stata colpita improvvisamente, alle 8 del mattino stava bene e alle 8:20 gli è crollato il mondo addosso. There's no diagnostic test, there's no FDA approved drug, and there's no cure. And that's what we're trying to research right now with Open Medicine Foundation. Appunto, come nelle domande prima, non c'è nessun test diagnostico, nessun trattamento approvato dall'autorità alimentare e farmacologica degli Stati Uniti e nessuna cura soprattutto. So hopefully you have the slides in your packets if you'd like to follow along in Italian. They may not know that. Nel vostro pacchetto informativo avete anche una copia del testo italiano delle slide, se volete seguire. So some of these I'll just say in English at this point. Okay. So the Center for Disease Control Quindi proseguirà in inglese per adesso. Thank you. So the Center for Disease Control has acknowledged this as a true disease even in 2006. Way before that, of course. But they came out with these words that you have in your packet.
The level of disability of ME/CFS is comparable to MS, to AIDS, to end-stage renal failure, as you saw, and other well-known very serious conditions. The National Academy of Medicine, the Institute of Medicine, came out with a report in 2015 that ME/CFS is a serious, chronic, complex, multi-system disease that frequently and dramatically limits the activities of patients. In its severe form, can consume the lives of those whom it affects. And since then, we have with our National Institute of Health, they have instituted a study within the National Institute of Health, and they're now looking at this and looking at patients and doing some studies on a few patients. E adesso appunto si stanno occupando all'Institute of Medicine di uno studio approfondito sui pazienti. So I don't need to go over the symptoms. Those of you who have been suffering from this know this, and those others have heard from Dr. Torelli and Giada how horrible this illness is. But some of the symptoms are listed here. These are more of the common symptoms. And when we've asked patients in a room as this, we have way over maybe 60 different symptoms told to us. Allora, questa è una lista dei sintomi più comuni a cui sono già stati raccontati dal professor Tirelli e da Giada. Sappiamo tutti quanto può essere orrenda questa malattia, ma la lista non basta. Vi assicuro che in una stanza piena di persone possiamo arrivare anche a una lista di 60 sintomi diversi. Giada described perfectly the post-exertion malaise, which is really one of the hallmarks of this disease, and which really leaves a lot of people bedbound and homebound. Giada ha descritto perfettamente cosa significa la PEM, cioè il malessere post-sforzo, che è veramente caratterizzante di questa malattia. And as Dr. Torelli described, it really is the worst flu you've ever had, and it just never goes away. E come ha detto il professor Tirelli, è esattamente come la peggiore influenza che voi abbiate mai avuto, all'infinito. So this is Whitney. This is the son of our director of our scientific advisory board. And he has been in bed for over 3 years. He's been sick for way over that. And he cannot communicate at all. He can't eat, and he has trouble with sound. And he has been in his bed for over 3 years, and he really can't get out of his room. Questo ragazzo appunto si chiama Whitney, è il figlio del capo del nostro comitato scientifico, è malato da tantissimo tempo, ma è costretto a letto da 3 anni e non riesce a mangiare, ha problemi con il suono, con la luce, ed era un fotografo. There are many people as sick as this, and not everybody is as sick as this. This is the very severe. There's also people who are severe and moderate, and there's people that are able to walk around and come today to this meeting, but they may pay for it for another week or 2, and when we say pay for it, it really means they call it a crash. They may not be able to get out of their bed for days or weeks or sometimes months, just because they've spent today here with us today. So it ranges in severity, but many people are homebound and bedbound and very sick, and we all have to do something, which is why we're stepping up to do that. È importante capire che non tutti i pazienti hanno questo livello di severità, ci sono vari gradi di severità. Come vedete ci sono pazienti qui in sala oggi che sono in grado di venire, però la pagheranno, tra virgolette, questo è un gergo interno, la pagheranno, non si sa quanto, non si sa per quanto, però ci sono varie gradazioni di abilità e di disabilità. So we really don't know how many people have this worldwide, but estimates, I understand, in Italy are over 500,000. In the United States, up to 2.5 million, way over 20 million worldwide. Ci sono fino a 2,5 milioni negli Stati Uniti e 20 milioni di pazienti nel mondo, quindi hanno un grandissimo impatto. Queste sono un po' di statistiche, vedete che ci sono quelli che sono interamente relegati alla casa, che arrivano al 25%. Sorry, Linda, is that 25% in the US or in... No, this is overall. 25% nel mondo. Everywhere. Greater than 90% not correctly diagnosed. C'è oltre il 90% dei pazienti che non vengono diagnosticati correttamente. And it's a huge economic burden. This is US, greater than 24 billion, but way over that worldwide. I costi socio-economici sono quasi incalcolabili, ma vanno oltre i 24 miliardi di dollari negli Stati Uniti.
So we set up in 2012 Open Medicine Foundation to find a diagnostic test, because we do have to identify this illness, and to find a treatment. And then hopefully to be able just to educate doctors and researchers all over the world about this. L'Open Medicine Foundation è nata nel 2012 con lo scopo preciso di sviluppare un test diagnostico, trovare un trattamento, ma anche sensibilizzare la comunità medico-scientifica. So as Dr. Torelli said, we have top researchers working on this. So it is a real disease. It's a real disease all over the world. We have 3 Nobel laureates on our scientific advisory board. We have top researchers in the world helping us work this out, and we're collaborating now amongst many, many different countries and many scientists. Come ha detto giustamente il professor Tirelli, a prova che è una vera malattia, abbiamo i migliori ricercatori al mondo che stanno lavorando con noi. Tra di noi ci sono 3 premi Nobel e tantissimi esperti di tutti i campi. Ecco il consiglio scientifico. This is our scientific advisory board. We work with many other scientists as well, but we actually have a scientific advisory board that determines what type of research we're going to fund, because we raise public money and we're funding this type of research. So we do have people, we do have, excuse me, Jonas Bergquist is from Sweden, and many of you know Olive Mella and Øystein Flug from Norway. They did the rituximab trial. And we're also working with people from really many different universities. And we're really proud that we're being able to work and to meet new people in Italy as well that we'd like to work with. But we're working with many people all over the world. We just opened up Harvard last week. So now we are doing a large collaborative study at Stanford, and now we're opening up clinical research at Harvard. Clinical research meaning we're going to be testing some muscle biopsies, we're going to be doing some pilot treatment studies. Adesso la Open Medicine Foundation finanzia 2 centri di ricerca collaborativa sulla CFS. Uno è il centro di tecnologia genomica di Stanford e l'altro è la scuola di medicina di Harvard. Dr. Ron Davis is the director of the Stanford Genome Technology Center, and he's our director of our scientific advisory board, and he's also in charge of all the work that's being done at Stanford and all the collaborative studies that we're doing. And Dr. Ron Tompkins and Wenzhong Xiao are at Harvard, and they're going to be in charge of the collaborative that's going to be happening at Harvard. So Open Medicine Foundation, we call it OMF, started in 2012. And we've now raised actually over $14 million. We got $1 million donation last week that we're really excited about. And we're able to do a number of research projects that we're going to go over in a few moments. We have over 10 different research projects in progress, and we've just expanded our programs. We have an open data platform. Our open data platform is, you can go to our website if you're a researcher and log in and get accepted and registered and actually look and download the raw data. We're looking to encourage other researchers to do work by opening our results so people can look at them. Our results are open. Allora, a partire dalla sua nascita nel 2012 c'è stata una raccolta fondi abbastanza intensa. Vedete qua 13 milioni, però in realtà la settimana scorsa si sono aggiunti un altro $1 milione, quindi sono 14 in totale. Ci sono oltre 10 progetti di ricerca in corso e i progetti sono in corso di espansione. Quello che è molto importante per i ricercatori è che adesso si gestisce una piattaforma di open data, significa che tutti i risultati sono accessibili da una piattaforma, i ricercatori si registrano e possono andare a pescare i dati. Tra le iniziative. We have an outreach to over 100 different countries. This illness is everywhere. So we have a database and people sign up to our newsletter,
And I actually have a sign up to our newsletter. If you'd like to sign up to our newsletter, please sign here and we can sign you up. It's free and we send the information, and so you can keep up on the research and the research results. If you like, you're welcome to sign up. If you want to just pass it around and if you want to just describe it. Adesso sta passando un modulo di iscrizione alla nostra newsletter che praticamente fa parte del nostro programma di sensibilizzazione a rete, diciamo, mondiale. In rete già abbiamo una rete di oltre 100 paesi e stiamo cercando di espanderci per poter aggiornare più pazienti possibili sugli ultimi sviluppi. Vi faccio passare la cartellina, se siete interessati mettete il vostro nome, indirizzo email, città, eventualmente anche il numero di telefono se volete, comunque soprattutto nome, indirizzo email e città, e sì, se lo segnate riceverete notizie da parte loro. Se lo fate girare tutti quanti. Lo riceverete in italiano, Sì, in italiano. No, è vero, abbiamo una squadra. Sì, io stessa facciamo parte della squadra. Facciamo parte lei, anche il relatore successivo, comunque anche altre persone li traduciamo in italiano, quindi vi arrivano sicuramente in italiano. We translate it in 13 different languages, including Italian, and we have some of our translators that are here today, which I thank you so much for doing. It's a lot of work to translate all what we're writing about, but it is translated on Italian, and you can find that on our website when you go to our newsletters, and you can click on Italy flag. Queste newsletter sono anche accessibili online sul nostro sito internet. Nell'apposita sezione sulla newsletter ci sono tutte le traduzioni in 13 lingue, incluso l'italiano, e anche Linda ringrazia tutto il team delle traduzioni in Italia. Yes, Siamo thank tanti, you. Thank you. For the journalists, we have increased media coverage in MECFS in the United States this year more than ever. We've had just the last 16 months, we've had greater than 50 articles published in the United States about this illness. And all the articles about this illness is that it is a real disease and many people have it. Per i giornalisti in sala c'è stato un aumento della copertura mediatica sulla CFS negli Stati Uniti. Ultimamente ci sono stati oltre 50 articoli pubblicati negli ultimi 16 mesi. Il messaggio da trasferire è che si tratta di una malattia vera e che c'è un team di medici che ci sta lavorando per una cura. Wall Street Journal, the New York Times, the Washington Post, Nature, Reader's Digest, Huffington Post, some of them. Per citarne alcune, Wall Street Journal, tutti i titoli che avete visto nella slide. So we are emphasizing open collaboration, because as you can see from this picture, nothing's going to happen unless people collaborate and openly share. So I like this picture to share. L'enfasi è appunto sulla ricerca collaborativa, perché senza collaborazione non si va da nessuna parte, come vedete in questa foto. This is our team, part of our team at Stanford University that's working on it, but I like the quote, and you may want to read it in Italian. It is the long history of humankind, and animal kind too, that those who learn to collaborate and improvise most effectively have prevailed. Appunto, nella lunga storia del genere umano e anche del genere animale hanno prevalso coloro che hanno imparato a collaborare e ad improvvisare con più efficacia. Darwin. September 29th, we're having another molecular basis of MECFS symposium. We had one last year. This year it will also be live streamed free. It's in the middle of the night here, but it's also going to be taped, so you can see it after. Quest'anno si terrà il secondo simposio annuale, speriamo che diventi annuale, simposio collettivo sulla base molecolare per la MECFS, sponsorizzata appunto dalla OMF. Sarà disponibile in streaming live sabato 29 settembre, durante la notte per noi però. So now I want to get into the research projects. So we have a MECFS Collaborative Research Center at Stanford, led by Dr. Ron Davis, director of our OMF Advisory Board. And the goals of this group
are projects related to understanding and treating ME/CFS by developing and using cutting-edge technologies. And some of the ones I'm going to go through are listed here. Allora, prima di tutto ci focalizziamo un po' sulla ricerca. Uno dei centri di ricerca collaborativa si trova a Stanford, è diretto da Ronald Davis, direttore del consiglio scientifico della OMF. I suoi obiettivi sono progetti relativi alla comprensione e al trattamento delle ME/CFS mirati allo sviluppo e utilizzo di tecnologia d'avanguardia. And then we opened up the Collaborative Research Center at Harvard under Dr. Ron Tompkins and Wenzhong Chao. And this will be the work in synergy with the Stanford Collaborative Center, led by Ron Davis. And the goals will be to collect molecular data on muscle and other tissues with focus on the etiology of post-exertion malaise and establish a clinical trial network, facilitate multi-center clinical studies on potentially effective treatments. Ecco, il centro di ricerca, diciamo sorella, si trova ad Harvard, è diretto da Ronald Tompkins e Wenzhong Chao. Il loro lavoro è disegnato per essere sinergico con il centro di ricerca collaborativa Stanford e ha l'obiettivo di raccogliere dati molecolari sui muscoli ed altri tessuti, finalizzato a studiare l'etiologia del malessere post esercizio fisico o post sforzo, la PEM. Stabilire inoltre una rete di test clinici per facilitare uno studio multicentro su potenziali trattamenti. So now I'm going to go through the different research projects that we're doing, but I'll go over them quickly because I know you have the slides with you. So I'll go over them quickly to save time, but I wanted to show you the scope of the projects that we're involved with. So che avete le slide con voi, quindi farò una breve volata sui nostri progetti di ricerca. We've been raising money for 6 years, and all of these projects that I'm going to show you, we've raised money and we're funding it with private funds. We don't have government funds at this time, so all of this is done by the patient community and by raising money really around the world. Allora, vorrei specificare che tutti i fondi sono privati, sono raccolti tra la comunità dei pazienti e da privati, da grandi donazioni private, nessun fondo governativo o pubblico. This first study, the Severely Ill ME/CFS Big Data Study, is the first one that we did to really focus us on what we're looking for. So first we started with where do we begin, and then now we're focusing it. And this particular study, we did over 1,000 different tests on 20 severely ill patients. Allora, questo è stato veramente il grande studio di partenza che si basa sui grandi dati, cioè su big data. Sono stati fatti oltre 1000 analisi, varie analisi diverse su una popolazione di 20 pazienti. This will now be a resource for researchers to look at the results. And even though it's a few patients, these patients are severely ill, and we have many, many results to look at. And it has now focused us on the other projects that I'm going to talk about. Allora, questi 20 pazienti si tratta di pazienti severi, in una condizione severa. Anche se si tratta di pochi pazienti, l'importante è che tutti i risultati di questa analisi saranno a disposizione della rete di ricercatori. Some of the results that we have from the severely ill study include differences observed, patients versus controls, in the metabolites, microbiomes, the cytokines of course, and several of the clinical tests. No new pathogens were found yet in the blood. Allora, per ora i risultati che ha reso questo studio ha rilevato delle differenze tra pazienti osservati e i controlli, particolarmente per quanto riguarda i metaboliti, i microbiomi, citochini e vari risultati delle analisi cliniche. Nessuna scoperta di nuovi patogeni nel sangue. We actually just had a video go out in the last couple days by Dr. Mark Davis, the director of immunology at Stanford, that talked about this specifically. So if you're interested, we do have it on our website now. And he's talking about T cells and immunology. Dr. Mark Davis and Dr. Lars Steinmetz with Michael Sikora.
And this is examining the T cells and the immune-related genes, and really to take a look and see if we could see if it's an autoimmune disease or an infectious disease or both. They're seeing some reactions in the T cell, and the best description is on that video. So if you're interested, you can take a look at our Facebook or our website and really get a description from Dr. Mark Davis, which just happened to come out yesterday, so it's better than me explaining. Allora, questo si tratta di uno studio di cui i risultati sono freschi, infatti sono spiegati molto bene in un video proprio postato da Mark Davis, che ha diretto questa ricerca. Studia le cellule T ed è focalizzato sull'immunologia e esamina il ruolo delle cellule T e i geni relativi al sistema immunitario per stabilire se la MCFS è una malattia autoimmune, infettiva o un po' di tutti e due. Questi risultati sono spiegati in maggior dettaglio su un video appunto postato sia sul sito della OMF sia sulla pagina Facebook, perciò se volete sapere di più su questi risultati vi consiglio di andarli a vedere. We're doing an extended big data study in families. We're taking what we did with the severely ill, and now we're looking in families to see if a person is sick in the family and the rest of the people are healthy in the family. What is the difference? What is the difference in genomics, gene expression, metabolomics, proteomics, and the cytokines? To help us understand what genes may be involved here and to help us understand the difference between a sick person in the same environment as their healthy family. Allora, questo studio, diciamo, sul gruppo di pazienti severamente malati è stato esteso anche ai loro parenti per stabilire se ci sono dei nessi genetici, per vedere se ci sono delle differenze in termini di genomica, espressione genica, metabolomica, proteomica e a livello di citochine, per capire appunto come possono contribuire i geni allo sviluppo della MCFS. The diagnostic and drug screening technology development at Stanford under Ron Davis and with Rahim is validating some inexpensive technologies. These are blood-based diagnostics to be able to determine an MECFS patient versus a healthy patient. And this is to optimize, possibly in the doctor's office at some point, if a patient is really sick. And the benefit of this, the biggest benefit of this, is we will be able to use this to test different already approved drugs on this particular technology to see if it reacts and makes in the laboratory, makes the person look in the laboratory healthy. That way it tells us different drugs that we'll be able to test and pilot in patients after testing it in the laboratory. Allora, questo studio è mirato soprattutto alla diagnosi, allo sviluppo di un test diagnostico e anche a un primo screening farmacologico, quindi studiare prima quali possono essere i criteri diagnostici e poi quali reazioni possono essere suscitate da determinati farmaci, insomma studiare queste soluzioni. This is one of the prototypes of what it looks like. It's very small. It's nanoneedle technology and it's measuring impedance. Questo è uno dei risultati di questa tecnologia. Si tratta di biosensori su nanonaghi per rilevare delle cellule e molecole interessanti tramite impulsi elettrici, ad esempio. Another study that we've just started is the red blood cell deformability test, and this is looking at it's measuring blood flow and deformability of red blood cells. There's differences been seen in how the red blood cells are going through the capillaries. There's been differences between patients and controls, and so there's a study being done at that at Stanford right now. Un altro studio che si sta svolgendo a Stanford, si tratta di osservare la deformabilità dei globuli rossi e appunto hanno notato che c'è una differenza significativa nella deformabilità dei globuli rossi rispetto ai pazienti in salute. We have a mitochondria function test going on now with the Seahorse instrument measuring mitochondrial function. This has just begun. It's revealed significant differences, of course, from activated T cells of patients versus controls. C'è anche un altro studio che si sta svolgendo che studia la funzione mitocondriale tramite una strumentazione particolare che si chiama Seahorse, che appunto misura la funzione mitocondriale e rivela delle differenze significative tra le cellule T attivate dei malati rispetto ai controlli.
We have a metabolic trap that some of you may have read about it, a metabolic trap study being done with Dr. Robert Fair and Dr. Ron Davis. And this hypothesis is the metabolic pathway in ME/CFS patients is stuck in a trap in an unhealthy state. Using data from the severely ill patient study, it focused us on these paths that they were taking a look at, and Dr. Robert Fair and his team are taking a look to see if there's an actual trap that he is seeing, that if indeed this is true, we can see how we can actually get out of the trap. And this may be something that brings you back to health in a simpler way than a drug intervention. Un altro studio di cui forse avrete sentito parlare, si tratta di studiare la presenza o meno di una trappola metabolica. Si basa sull'ipotesi che appunto esista una via metabolica nei malati di ME/CFS e praticamente sarebbe intrappolata in uno stato malsano ed è appunto basato sempre sui dati dello studio sui pazienti severi e stanno studiando appunto queste correlazioni per capire se c'è un modo di farla superare e uscire dalla trappola successivamente. One of the other studies, we are funding a validation study of Dr. Bodnavio's metabolomics study that was published in 2016. His paper will be published very soon. What he found was 77% of the metabolic pathway abnormalities were confirmed. The males were different than females. And he sees this as metabolic signature type and helping to understand and explain what's going on the metabolic side. We look forward to his paper to see all the details very soon. C'è uno studio di validazione metabolomica e di validazione genetica che sta per uscire. Praticamente la metabolomica sarebbe lo studio di metaboliti presenti in cellule, sangue, urine e feci anche. Lo studio è per validare, diciamo, i risultati di un articolo sulla metabolomica del 2016 e hanno trovato appunto il 77% delle anormalità metaboliche sono state confermate. Ci sono state delle differenze tra pazienti maschi e pazienti femmine. So metabolomics are the study of the metabolites, which are the small molecules of sugars, the amino acids, the lipids that are in cells and blood and urine and stool. And this is many of them that we've tested, over 1,000. Blue is low, red is high. And if you just see, there's many, on this particular patient, there's many abnormalities. More proof again that this is not only a biological disease, but a metabolic disease as well in the metabolism. Ecco, in questo schema, this is of one patient. This is of one patient. Questo è lo schema che descrive lo stato di un paziente. Come vedete ci sono dei punti che indicano un deficit, dei punti rossi invece che indicano il surplus a livello molecolare. We're doing a study, we're funding a study with Jonas Bergquist in Sweden, and he's validating autoantibody studies. They did some autoantibody studies in cerebral spinal fluid and did not find any significant. They're measuring proteins and steroids and hormones and autoantibodies in plasma and cerebral spinal fluid. Un altro studio riguarda gli ormoni, le proteine e gli anticorpi. Vogliono validare dei risultati relativi agli autoanticorpi tramite la misurazione di proteine e ormoni steroidei nel fluido cerebrospinale. And lastly, we're doing a collaboration with 9 of the ME/CFS specialists in the United States. And we're taking their clinical tests that they test on patients and looking at all the results. So that way we can see what tests are ordered by each doctor. Each doctor orders different tests. So we're looking at the tests that they order and looking at the results that they have and compiling them all together so that we can share them. Allora, questo è un'analisi sullo studio di dati dei pazienti. Allora, 9 specialisti della ME/CFS stanno facendo un'analisi retrospettiva perché praticamente si sono confrontati su quali analisi hanno ordinato e ovviamente ci sono vari tipi di analisi e confrontando i risultati su migliaia di pazienti.
So from Dr. Ron Davis, our Scientific Advisory Board Director, he says, I think we can cure this disease. We are getting close enough to understanding the mechanism. Treating it would be okay, but we all want to cure it, of course. Le parole di Ron Davis, che è il direttore del Consiglio Scientifico, questo messaggio: credo che possiamo curare questa malattia, ci stiamo avvicinando abbastanza per capirne i meccanismi. Trattarla andrebbe bene, ma io la voglio curare. Thank you very much.